Bentornati a Sun Tzu Secrets. Come vi avevamo promesso nell'ultimo video, volevamo fare un contenuto su Battle March ed eccoci qua. Siamo di fronte, secondo me, a un Arcane Journal, quello di Battle March, estremamente interessante da una moltitudine di punti di vista diversi. Innanzitutto voglio iniziare dicendo che secondo me è un prodotto di altissima qualità. Altissima qualità in che senso? Nel senso che il modo di scrivere le regole di Games Workshop è conosciuto, quindi può non piacere a tutti, soprattutto magari agli ultra competitivi, ma non si sono limitati a fare un supplemento, hanno fatto veramente un bel lavoro. È un Arcane Journal, quindi ha 46 pagine come tutte, piene anche di lore, quindi la cosa che mi è piaciuta molto, mi rimpicciolisco così almeno lascio spazio a quello che è oggettivamente l'Arcane Journal in sé, eccomi qua. La trovo una cosa veramente molto ben fatta, perché la parte iniziale, come vedete qua, è un riassunto di tutto quello che è successo a livello di lore negli Arcane Journal più importanti, che sono di fatto la guerra di Settra, Dawn of the Storm Dragon, Breaching of the Great Bastion e ovviamente Rising in the Westerland. Quindi questi 4 Arcane Journal, che di fatto sono quelli che mandano davvero avanti la storia in maniera importante all'interno di The Old World e gli fanno fare questo jump di 7-8 anni che abbiamo visto nella timeline, mi è piaciuto perché ci hanno tenuto a riassumere gli eventi, che quindi trovate a pagina 4, 5, 6 e avanti così, scusate, stavo andando dalla parte sbagliata, e danno anche contesto per quello che poi diventa Battle March. Cioè di fatto ti dicono sì, quello che sta succedendo è che le varie forze di invasione, Set, Frydal, The Chainmaker, Miao Ying, eccetera, eccetera, si dividono in più piccoli contingenti invece di un'unica enorme armata che fa scontro frontale, perché hanno diversi obiettivi e diverse battaglie da combattere. Quindi creano il presupposto a livello di lore per poi giustificare Battle March a livello di formato di gioco, come sappiamo è più piccolo rispetto alle partite classiche, e questa cosa mi è piaciuta molto. Il focus è di fatto su questo che loro chiamano di X-Byte Pass, quindi il passo del morso dell'ascia, dove di fatto vede contrapposti orchi e Bretonia e poi anche orchi e impero, e di nuovo ci dà una base di background, una base di lore su quello che poi faranno dopo. E l'Arcane Journal si divide in una parte che è fatta a campagne narrative, che è questa parte qua che stiamo vedendo ora, e una parte che invece è più di gioco, se vuoi competitivo, dove viene in maniera anche molto diretta menzionato il match play, quindi di fatto il gioco competitivo. Qua, come abbiamo detto, c'è tutta la parte di storia, ti dà anche qual è la zona dell'impero dove si concentrano gli avvenimenti, quindi di fatto sono queste incursioni degli orchi che vedete in verde nella zona che sta tra l'impero e Bretonia, e andiamo in medias res a parlare di come funziona il libro. Prima ancora di spiegarti come si gioca a Battle March, lo vediamo, ti dice che ci sono 6 scenari particolari dedicati a Battle March che possono essere usati sia in campagne narrative, addirittura loro li consigliano per tornei ed eventi competitivi, cosa che a me esalta di brutto, perché abbiamo davvero bisogno di varietà in Old World, abbiamo bisogno anche di muoverci oltre il discorso mero del kill points e ti ammazzo e faccio i punti in quella maniera lì. Fa parte del gioco, ma bisogna modernizzarsi, e questo Arcane Journal su Battle March è estremamente moderno, lo trovo io. Di fatto ti dice ce ne sono 6, se ne vuoi fare uno tiri un dado e vedi cosa prendi. Vediamo un po' come sono fatti, tutti e 6 molto ispirati. Uno è di fatto molto epico, che è il primo, The Weisnicht Bridge, quindi praticamente è una guerra, una battaglia, una schermaglia che succede dove c'è questo ponte, appunto, che è il Weisnicht Bridge, che viene attaccato dagli orchi, e ovviamente l'impero va a difendersi da questo attacco. Lo schieramento è a 7,5 pollici dai bordi. Ricordiamo che, e lo vedremo dopo, i tavoli di Battle March sono più piccoli, ora vi daremo poi dopo le dimensioni esatte, quindi è tutto cambiato. Al centro devi fare il setup con un fiume che viene interrotto dal ponte, che lo vedete, e vi dice anche potete tranquillamente mettere i due low linear obstacle intorno per determinare dov'è il ponte.
Il deployment è normale, quindi lo fai, lo metti tranquillamente uno in alternato con l'altro. Il ponte non può essere più largo di 8 pollici di larghezza. In questo caso qua, chi è che ottiene il primo turno dipende dall'esito della battaglia e della regola speciale Clash of Steel. Tra l'altro qua c'è un piccolo errore di typo, ti dice di Ambush of Balsedas, ma in realtà è Clash of Steel. La battaglia dura 5 turni, tra l'altro 5 turni non 6, altra cosa che io supporto per rendere le partite più snelle, e poi si contano i punti vittoria normali. Prima del primo turno di fatto si fa una sfida, molto stile Walls of the Sea, quindi ognuno nomina un modello con una caratteristica di 1 che sia o di fanteria o di cavalleria dalla sua armata. I combattenti si mettono in contatto di base al centro del ponte e combattono quanto è necessario per determinare un vincitore. Chi muore viene rimosso come perdita, chi vince torna nei ranghi e la sua fazione ottiene il primo turno. Se entrambi si ammazzano in contemporanea, vengono rimossi entrambi e si tira il solito dado per iniziare. Molto molto bello, mi piace veramente il discorso del creare questa epica sfida al centro che un po' ricorda l'avvenimento dove l'orco, il capo orco combatte contro il sergente dell'impero. Il secondo scenario, anche questo molto carino secondo me, è l'ambush di Belsedas, dove di fatto ti dice devi schierare i baggage train, quindi 2 baggage train per il difensore, con la solita basetta. Il deployment è come lo vedete, quindi in orizzontale. A questo punto il difensore schiera tutta la sua armata per primo, mettendo i baggage cards all'interno. Ricordiamo che i baggage cards in Battle March si possono muovere, quindi questo aggiunge profondità al gioco. E poi tocca all'attaccante, schierare. Può decidere di tenere in ambush delle unità. Queste unità in ambush che tiene non possono essere piazzate a meno di 4 da modelli nemici e possono uscire solo dai bordi lunghi, non da quelli corti. 5 turni, inizia per primo l'attaccante e poi vai a vedere i punti vittoria. Chiaramente i baggage train danno punti, con appunto il discorso del fatto che si può entrare da lì. Terzo scenario è anche questo molto carino, dove di fatto ricrea l'idea che si combatte intorno a dei barns che contengono all'interno provviste. Quindi il defender mette ai 2 lati esterni 2 intransitabili che fanno da riserva di, non lo so, provviste, eccetera, eccetera. Il defender inizia per primo e poi ci si alterna a schierare, 5 turni, il difensore inizia per primo e praticamente lo scenario ti dice che alla fine di ognuno dei turni dell'attaccante, che gioca per secondo, alla fine si va a guardare se ci sono delle unità con forza dell'unità 5, non core, qualunque, che non sono ingaggiate in corpo a corpo, non in fuga, non stupide, e se sono in contatto di base con uno dei 2 barn fanno un furto e ottengono un punto bottino. Quindi di fatto possono fare 2 punti bottino per ogni turno. Per 5 turni possono fare 10 punti bottino, ognuno di questi vale 10 punti, quindi possono fare 100 punti addizionali. Se invece alla fine della partita l'attaccante ha fatto 0 punti di conquista, il difensore vince 100 punti. Anche questo, ricordiamoci che Battle March va dai 400 ai 750 punti, quindi avere 100 punti vittoria di differenziale è importante. Quindi inizia ad avere un peso sicuramente interessante avere i punti, quindi si può giocare anche intorno agli obiettivi, cosa che a me piace molto. Quarto scenario, la forgia. Si schiera in questa maniera strana opposta con questo spicchio di 18 pollici. Nell'area del difensore di schieramento c'è la forgia del siniscalco che va messa di fatto al centro della riga di schieramento. Non può essere più lunga di 6 pollici ed è un intransitabile. L'attaccante inizia a schierare e poi ci si alterna. Il difensore inizia per primo, la lunghezza è 5 turni, si contano i punti vittoria, ma in addizione la forgia del blacksmith è anche un landmark strategico e si può controllare
come poi ci spiega dopo e lo andiamo a vedere. Alla fine di ogni turno del giocatore che lo controlla vinci 25 punti vittoria aggiuntivi. All'interno diciamo della forgia ovviamente c'è un tizio che ti rende le armi affilate, quindi se controlli la Strategic Landmark, il beneficio che tu hai, a prescindere da tutto, è Armor Bane 1 in aggiunta, che ovviamente viene perso se smetti di controllare l'obiettivo. Gli ultimi due scenari sono fighissimi anche questi, e sono l'attacco a Stardom, che anche questo è una specie di assedio di un villaggio, quindi vedete al centro ci sono 4 edifici delimitati da dei lower lineal obstacles con dei gaps, quindi ti dice non farlo chiuso ma lascia dei punti aperti a rappresentare cancelli o comunque punti d'accesso per il villaggio. Il difensore schiera per primo, poi tocca all'attaccante, ci si tira un dado per vedere chi attacca per primo, 5 turni, si usano victory points ovviamente, e alla fine della partita vai a vedere se la somma della forza di unità dei modelli delle due fazioni, chi dei due ce l'ha più alta. Chi ce l'ha più alta all'interno del perimetro del villaggio vince il villaggio e fa altri 50 punti. In questo scenario il difensore fa punti quando controlla i treasure troves, che sono questi due segnalini messi ai lati a 7,5 pollici sulla riga del centro, mentre l'attaccante fa i punti solo se distrugge i treasure troves. Quindi di nuovo tanti punti aggiuntivi su quelli che sono gli obiettivi. L'ultimo, che è l'unico che dura 6 turni, l'attaccante va per primo. Di nuovo c'è un villaggio vicino al deployment dell'attaccante con 5 edifici che sono tutti messi in quella maniera lì. Non possono essere più di 6 pollici. Anche qui, se si vuole, si possono mettere dei lower linear obstacle al centro del battlefield, che praticamente è qua, quindi vi dice potete metterne se ne volete. Il difensore schiera per primo all'interno della sua deployment, stessa cosa l'attaccante, che poi però va per primo. Una volta che la battaglia finisce calcoli punti vittoria normali e ogni building può essere controllato come descritto a pagina 25, e alla fine di ogni player turn, di each player turn, il giocatore vince un bonus di 25 punti vittoria per ogni building che controlla. Mentre controllano i building, le unità possono rirollare i test di panico, se sono i difensori, se sono gli attaccanti possono rirollare i risultati di 1 a ferire. Qua ci sono gli esempi delle master list, quindi di fatto ti rendono tutto quanto molto facile, ti fanno vedere già, per questo caso dell'impero, degli orchi, 2 master list già fatte, e poi vediamo ci sono anche per nani, beastmen, Bretonnia e alti elfi. Di fatto queste sono 1, 2, 3, 4, 6 armate su 10 delle core. Ovviamente cos'è che mancano Katai, Warriors of Chaos, perché hanno già la loro master list all'interno del core set starter e siamo a 8, e poi mancano TK e Elfi Silvani, che come sappiamo hanno probabilmente qualcosa in arrivo sia a livello di Battle March che forse anche qualcosa di più, chi può dirlo. A questo punto arriviamo un po' al nocciolo della questione. Ti dice Battle March è una cosa fatta per fare partite brevi. La mia idea, dopo aver visto come funziona, Albi vi farà dei battle report dedicati su Battle March, secondo me stai sull'oretta partita se già sai giocare a Warhammer. 1 ora e mezza se non hai mai preso in mano i dadi e non conosci neanche il regolamento. Tra 400 e 750 punti, ricordiamo che la federazione fa un formato che conta anche per i fini dei punteggi a 700 punti, e va bene. Le liste si fanno come già sappiamo. Quali sono le limitazioni? Le limitazioni sono che 25% su un character singolo, quindi su un personaggio singolo, e comunque 50% come da regolamento base, ma ogni character non può costare più di 25. A livello di limitazioni sulle unità,
nessuna unità può avere una forza di unità superiore a 20, quindi non più di 20 truppini a piedi, non più di 10 cavalieri in una stessa unità e avanti così, non più di 6 con un profilo da 3 ferite per evitare assembramenti che su pochi punti creano un grosso sbilancio, massimo 35% dei punti della tua armata su una singola unità core, 30% una speciale, 25 raro mercenario. Di nuovo, immaginatevi che si gioca a 400 punti, vuol dire massimo 100 punti su una rara, o se è a 600, 150 per una rara. Quindi cercano di evitare di fare dei blocchi troppo grossi. Non ho ancora listato in maniera approfondita, vi dico che secondo me questa è la strada da seguire se vuoi evitare obbrobri tipo 55 gore con dentro 20.000 personaggi che costano 1400 punti tutti in un'unità e solo merda intorno. Ecco, questa secondo me è l'approccio giusto. Non dico che Battle March sia perfetto, ma la scelta, la direzione è quella corretta. 0x per 1000 punti ti dice che visto che già sono limitati dal fatto che ci sono pochi punti, ti dice, for example, un giocatore che gioca gli orchi e goblin tribes può includere una singola goblin rocklobber o doomdiver, entrambe delle quali sono limitate a 0,1 per 1000 punti. Alternativamente possono avere una singola goblin mob che è limitata a 0,1 per 1000 punti, cioè ti dice anche se non arrivi a 1000 punti ti diamo la possibilità di metterle lo stesso, perché comunque ci sembra che non vogliamo, no, farvi perdere il divertimento al riguardo. Allora, va bene, gli obiettivi non cambia molto, i due obiettivi rispetto al centro e rispetto se sono 2 o 3, ovviamente con le misure diverse, perché come dicevo i tavoli sono diversi. I tavoli vanno da minimo 30x44 a un massimo di 36x48, quindi decisamente più piccoli, invece del solito 48x72, è una bella differenza, per rendere tutto secondo me più snello e un po' più interessante. A questo punto lui qua ti dice scegli se avere 2 treasure trove, 3 treasure trove oppure una strategic landmark sul campo. Qua ti dice puoi tirare un dado oppure, come consiglio io, semplicemente si va a scegliere quello che succederà. Allora, che cosa sono i landmarks e i treasure troves? Allora, i treasure troves partiamo dai treasure troves, sono di fatto i classici segnalini da 40 mm, di cui tra l'altro vi ricordiamo esistono anche quelli di Sun Tzu. Chiedeteci pure in privato, scrivete alla mail sunzusecrets@gmail.com se volete informazioni al riguardo. Delle decorazioni, quindi di fatto sono i segnalini delle strategic location. Mettete non li potete mettere entro 3 i terreni delle low linear obstacles. I landmarks di fatto un altro nome della special feature, ok? Nel caso della forgia potrebbe essere una grande statua, eccetera eccetera. Strategic landmark è una terrain feature che sta su una basetta da 100 mm tonda, quindi anche lì chiamate i vostri amici di Age of Sigmar e vi fate dare una bella basetta tonda da 100. Quella su Sun Tzu ancora non ce l'abbiamo, ma adesso ci penseremo. E su impassable terrain che bloccano la linea di vista. Anche lì devono essere messi al centro, non entro 3 da una feature di terreno, e se è dal caso spostate il terreno, non la feature. Le hanno degli effetti casuali, nel caso della forgia che dà Armor Bane 1, negli altri casi è 1-2 resistenza alla magia 2, 3-4 ti dà la furia, 5-6 sei stubborn. Dunque, si controllano alla fine di ogni turno del giocatore un obiettivo che sia il treasure trove che sia lo strategic landmark che può essere controllato da una singola unità. Per l'obiettivo l'unità deve essere entro 3 e deve avere forza di unità 5 o più. Di nuovo non c'è il requisito che sia una core unit. Se due unità sono entro 3, la più vicina la controlla, se sono entrambe distanti uguali, unit strength alta controlla, se è tutto uguale è contested e nessuno dei due lo controlla. Anche qua non ci sono grossi cambi. Ora ci sono 6
mappe con 6 missioni, diciamo, diverse. Una è la pitch battle, ovviamente con le distanze risistemate, sul più piccolo, close encounter, che è la stessa storia invece che 18 e 15. Opposed flank sarebbe diagonale. Meeting è il solito, 11, 7,5 sfalsati ai due lati. Mountain pass e outflank, che è un po' diversa dall'altro, stai a 22 e di nuovo giochi in orizzontale. Quindi abbiamo 4 scenari, 3 orizzontali, 1 obliquo, close encounter, e 2 verticali. Interessante anche la varietà con cui che stanno cercando di aggiungere su questo tema. Sono molto molto contento, francamente, di vedere tutte queste cose. E va bene, direi che non ci sono grosse cose da dire. Ti spiega che il primo turno in Battle March funziona come normale, si tira un dado, lunghezza della battaglia è sempre 5 turni, diverso, non più 6, anche questo io lo apprezzo. Le partite devono essere godibili se vogliamo davvero considerare questo come un impara a giocare a Warhammer, stai iniziando a giocare a Warhammer, non hai mai giocato, fallo. Questo è il mio invito per tutti voi, questo è il vero formato di reclutamento. Organizzate tornei al club, iscrivetevi ai tornei, andate sul sito della federazione, giocateci a casa, fate quello che volete, ma partite da lì, soprattutto se siete fuori dal gioco da un po', non lo conoscete della prima volta. Iscrivetevi, mettete like al canale, andate a vedere i nostri video tutorial, sono in questa playlist per imparare a giocare. Battle March è esattamente quello che stavamo aspettando. Come si calcolano i punti? Se le unità sono distrutte, sono in fuga o sono scappate fuori dal tavolo, vi andate a leggere pagina 286 del rulebook, non ve lo ripeto. Quando il generale muore 50 punti, gli stendardi 25 incluso il BSB, 10 punti per volta che alla fine del turno di ognuno dei player controlli il treasure trove, 25 se controlli la strategic landmark, quindi molti punti per cosine. Perfetto, anche qua l'abbiamo detto, queste sono le altre master list di cui vi ho detto. L'altra cosa interessante sono gli obiettivi secondari, che sono rules aggiuntive che tu puoi decidere o no di utilizzare all'interno delle tue partite, sia che siano amichevoli sia che siano torneo. Quindi sono di fatto due, che sono Raid and Burn e Baggage Cards. Quindi il Raid and Burn vuol dire di fatto saccheggiamento e distruzione, si parla dei treasure trove, quindi un'unità che ha forza dell'unità 5 può provare a distruggere il treasure trove muovendosi in contatto di basetta nella fase di altri movimenti. Di fatto lo fa come si fa col baggage train nel regolamento base, inizia a distruggerlo, non fare niente mentre lo distrugge se non castare spells su di sé con self o combat se sono ingaggiati. All'inizio quello del turno dopo, se è sempre in contatto di basette, ha sempre forza dell'unità 5, non è ingaggiata e non sta scappando, l'ha distrutto e quindi fai 30 punti se l'hai distrutto. Baggage cards sono invece i classici vagoni provviste. Il cards può essere che c'è una sola delle fazioni, che di solito è il difensore, quindi nel caso in cui un solo player ce l'ha, loro sono i difensori e l'altro è l'attaccante che deve distruggere. Se entrambi ce l'hanno, devono proteggere il proprio e provare a distruggere l'altro. Se baggage card è vivo alla fine della partita, il player che del baggage cards vince un bonus di 25, altrimenti se non è alive lo vince l'opponente, l'avversario. In più, se il baggage card è completamente nella zona di schieramento dell'avversario, il player vince 25 punti in più. Se riesce a scappare fuori dal battlefield, vince altri 25 punti, per indicare il fatto che hai messo in salvo le provviste. Fighissimo. Mi piacciono anche queste cose più narrative, di campagna, più questo è il bello di Warhammer, lo diciamo tutte le volte. Tra l'altro ci danno il profilo del baggage train, che ora ha forza 4,
toughness 4 ferite, 5 di tiro armatura, è un carro pesante, quindi fai colpi di impatto a forza 4 appunto, AP2 perché è un carro pesante, close order, è un loner, che c'ha driver che vabbè fa un attacco a forza 3 e 2 cavallini o quello che sono pony delle balle, 2 attacchi a forza 3 a C2, proprio robina piccola piccola. Quindi se ha la regola flee to safety, quindi se una parte del baggage cart si muove a contatto o va fuori dal board edge all'interno della zona di schieramento dell'avversario, è rimosso dal gioco ma non è distrutto, è salvo, ed è per questo che fa i punti aggiuntivi. Un del genere che non combattente non può caricare, non può inseguire, non può sfondare o fare follow up, e usare la Inspiring Presence del generale, però se attaccato si difende ed è sempre 60% come basetta. Belle, molto belle queste regole, mi piace molto molto. Alti Elfi, Bretonnia, vi lascio a guardare le altre le Battle March list. Due cose vi voglio dire e poi facciamo wrap up. Ci sono rules addizionali che io adoro, sono 3 tabelle: Disruptive Weather, Chaos e l'altra è Wilderness Terrain, che sono 3 che se decidete potete usare. Raccomanda di usare o una o l'altra o la terza, non tutte insieme, volendo tirare un D3 per vedere cosa succede. Incoraggiato nel gioco competitivo. Allora, vediamo un po'. Disruptive Weather vuol dire che ci sono delle situazioni strane atmosferico. Tira un dado e vedi prima che inizi lo schieramento che succede e rimangono le condizioni per tutta la battaglia. Se fai asso, tutte le unità hanno -1 al movimento e per tutte le unità perdono incluse unità con volo, che possono continuare a volare ma volano senza Swift Stride se ce l'hanno e con un -1. Se 2 tutte le missile weapons con forza 5 o meno riducono di 6 pollici il range del proprio tiro fino a un minimo di 3. Questo è importante, cioè, queste sono le altre cose che servono per limitare liste troppo tirate, liste monotematiche, eccetera eccetera. Intanto vedi che se inizi a ridurre di 6 pollici tutta la roba che ha forza 5 o meno, vuol dire che forza 3, 4, 5, che di base è il 95% della roba di tiro, viene, quindi non è male. Scorching Hit, che se tiri 3 cosa succede? All'inizio di ogni turno il giocatore attivo tira un D6, se fa l'unità del caldo, di 3 modelli devono fare un test di resistenza oppure perdere una ferita senza save di ogni tipo. Unità che hanno armatura pesante, full plate o la bardatura ai cavalli sbagliano col 2. Bellissima sta regola. Più sei armato pesante e più il caldo ti fa bollire dentro l'armatura, rischi di morire per il caldo, bellissimo. Lightning Strike col quarto, all'inizio di ogni start of the turn tiri un dado, con 1-2 ti colpisce un fulmine e di 6 colpi a forza 4 a più 1 su di quella fazione, cioè di quella cosa scelta randomicamente. Se fai 5 metti un template, una cosa, una pizza da 3 pollici al del battlefield che poi scatterà di 2d6, dopodiché in ogni turno seguente scatterà di 1d6. Se il tornado va su una unità, posizioni in modo che non stia sopra l'unità ma la tocchi, cioè appena oltre del minor ammontare possibile. Ogni unità che si muove attraverso il tornado o il tornado tocca muovendosi prende -1 alla weapon skill e alla ballistic skill fino al turno seguente. Anche questo molto figo. Free call 6, all'inizio di ogni turno della start del turn tiri un d6 per ogni unità
all'interno dell'armata è l'active player, quindi ogni turno l'active player tira un dado, se fai 2+, è tutto ok, se tasso devi fare un test di leadership prima di muovere, tirare, castare o dichiarare cariche. Il test è fallito, l'unità è bloccata per il freddo. Però sempre fare fling, giving ground, quello non sei bloccato da quella roba lì. Fighissimo, fighissimo secondo me. Wilderness Terrain, l'altra tabella, ti dice tiri asso, questo è anche allora qua le unità che finiscono il loro movimento all'interno di di un terreno tipo foresta o di sassi eccetera eccetera, devono tirare di sé e vedere cosa succede. Vabbè, le che marciano, caricano, scappano, inseguono attraverso questo tipo di terreno lo considerano pericoloso. Una che occupa questo terreno, se tiri 2, difende un'unità, carica un'unità che è in quel terreno, diventa disrupted. Col 3 fai un toughness test, se il tuo movimento all'interno. Se il test è sbagliato il modello perde una ferita. Lingering Magic, ottieni Magic Resistance 1. Se 5, anche non sei stupido, non stai scappando, sei in combattimento, guadagni, cioè recuperi una ferita. Trolls, se tiri 6, devi mettere il modello di un troll incazzato, contatto di base con l'unità che l'ha scoperto. Il conta come se avesse caricato, ha iniziativa 10, fa immediatamente un fight di combattimento, un round di combattimento. Se l'unità vince, il troll è morto. Se il troll vince, non ne follow up o pursue e ritorna all'interno della sua diciamo caverna, lì rimane finché non viene disturbato da un'altra unità di nuovo. Molto molto interessante come compare e scompare. Qua ha il suo profilo, 3 attacchi a forza 5, tipico del troll, con il vomito e armor 1, infiammabile, rigenerazione, insomma le solite cose. Molto questa idea. L'ultima sono Chaos, ultima tabella. Dal turno in avanti il giocatore che ha ottenuto il primo turno tira un D6 all'inizio di ogni fase di se il dado che tu tiri è uguale o inferiore a quello del turno, il giocatore tira un D6 sulla tabella sotto, e la partita non puoi avere 2 volte lo stesso effetto. Qui instability, se fai asso, tutte le volte che un player fa un casting roll, qualunque risultato di W1, 2 o 3 è un miscast, W4, 5 o 6 è inarrestabile. Molto interessante. Il 2, misplaced resources, tiri uno scatter dice al centro del tavolo, segui la direzione della freccia, compare un baggage cart, il winner del roll off che fai dopo è il proprietario e lo deve diciamo recuperare, difendere. L'opponente ovviamente lo deve cercare di attaccare e distruggere. Che hanno armi da tiro possono tirare solo una volta ogni 2 turni, anche questo interessante per limitare un pochettino. Col 4 i treasure valgono 20 punti e landmark 50, quindi di più. Drawn out conflict, che è col 5, combatti turno in più la partita, invece che 5 turni ne fai 6. L'ultimo è il 6, cioè se tiri 6 il winner di un dado di spareggio guadagno da 10 di mercenari armati con hand weapon e shield oppure con archi e arma bianca, e immediatamente come rinforzi da qualunque punto del battlefield, ma non dal deployment zone, e l'unità ha 50 punti. Sono tizi, truppini a piedi che ha move through cover, skirmisher e mercenari, quindi aggiunge un po' a tutto questo. Qua da alcune idee
su come organizzare match play events per Battle March, niente di particolarmente sconvolgente, ti dà le istruzioni di Games Workshop sono sempre molto nell'idea del giocate in maniera randomica, aggiungete roba, divertitevi, vi consigliamo di fare quello che volete, concordatelo con l'avversario, insomma, è da leggere per darvi delle idee. La cosa, ho trovato carina l'idea di presentarsi a degli eventi con due liste, dove sei obbligato ad usare almeno una volta entrambe le liste, ma puoi scegliere la lista in base all'abbinamento senza sapere ovviamente cosa l'altro giocatore userà. È più carino per darti alternative e incoraggiarti ad avere più unità. L'altro comunque è carina come idea. Per quanto riguarda gli obiettivi segreti, non sono un grande fan, però ve li potete leggere. Secondo me nel gioco competitivo hanno poco senso, però sono tutte quante idee interessanti che girano tutte intorno a punteggi, victory points aggiuntivi se ottieni certe cose, uccidi il mostro, salvi il generale, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che abbiamo già visto in un modo o nell'altro. In definitiva, la cosa interessante è che ci sono degli oggetti magici assolutamente dedicati solo per le master list di March. Come immaginare, non c'è niente di particolarmente devastante in termini di potenza degli oggetti, ma serve per far prendere confidenza alle persone su come funzionano gli oggetti magici, che possono invece però alle volte cambiare un po' o il setup dei personaggi. Ti do il TS al 6, ti do la regola veterano, ti do di più all'AP, ti dare degli attacchi extra, ti do Armor Bane, cioè sono tutte cose interessanti e non sono particolarmente potenti per giocare una partita godibile e divertente che inizi a introdurti al gioco di Warhammer Old World per bene. Cosa dire? Secondo me hanno fatto un lavoro egregio e il follow up di tutto questo sarà Albi con la sua esperienza, qualche partita a Battle March, dove vedrete in azione questo sistema che, vi ripeto, è il mio consiglio se siete dei ragazzi che avete guardato i nostri tutorial, non avete mai giocato perché non avete i pezzi, volete iniziare ma non l'avete mai fatto, avete il box ma non l'avete montato, fate sta roba. 600 punti si tratta di 3 unità più un personaggio e avete fatto 500, 600, 700 punti, andate e giocate. Se siete dei competitivi c'è anche il format sulla federazione, trovate tutti i link in descrizione sotto. Detto questo, ragazzi, grazie per l'attenzione. Albi farà follow up, iscrivetevi al canale, mettete like, ci vediamo molto presto, giocate, comprate i Battle March boxes o montate la roba che avete, tirate i dadi e giocate. Giochiamo che The Old World è tornato. Ciao ragazzi!